Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon lunedì. Prima di cominciare questo contenuto, ovviamente noi abbiamo fatto i 3 punti con la Fiorentina, abbiamo il risultato di ieri sera, partita che contava per quanto riguarda questa lotta a 3, perché possiamo parlare assolutamente di lotta a 3 dopo il risultato di ieri sera. Inter, Atalanta e Napoli si giocano qualcosa di importante nelle ultime giornate di campionato. Le dichiarazioni di Graziano Cesari per quanto riguarda la situazione Lukaku e quel calcio di rigore, e alcune considerazioni che ha fatto Amir Rachmani per quanto riguarda la fase offensiva del Napoli, ovvero lavoriamo sull'aggressione e lo stare alti, quando ci abbassiamo andiamo un tantino in difficoltà. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, con l'iscrizione mi date una grandissima mano a far crescere il canale e ve ne sono assolutamente grato. Con la campanellina restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, così non vi perdete niente a livello cronologico. Un bel like a questo video se vi piace, ovviamente fa piacere al sottoscritto e all'algoritmo che si diverte e si mette in moto. Da dove partiamo? Prima di arrivare alla situazione, questa lotta a 3, andando un attimo a sbirciare i calendari, perché l'Atalanta non è che sta messa benissimo rispetto al Napoli e all'Inter, volevo un attimo, diciamo, smentire un tantino alcune considerazioni fatte in casa Viola. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto bene il campo. Allora, abbiamo tenuto bene il campo. Se il Napoli termina il primo tempo sul 3-0, non ha rubato niente, quindi secondo me il campo non è che l'hai tenuto molto bene. Siamo d'accordo che nella ripresa sicuramente un Napoli che si è abbassato, qualcuno è venuto meno a livello fisico, e nelle dinamiche del calcio contiano o sei al 100% e sul pezzo per tutti i 90 minuti, oppure diciamo che vai in difficoltà, e vanno in difficoltà anche alcuni compagni di reparto, perché poi devono fare il triplo del lavoro. I numeri, perché se avete tenuto bene il campo ci sono alcuni numeri che non fanno tornare i conti. Ecco, 9 parate di De Gea contro una parata di Meret. I duelli a terra, 62% per il Napoli vinti, 38% per la Fiorentina. Duelli aerei, 57% a 43, 67% addirittura di dribbling riusciti in casa Napoli e 29% in casa Viola. Quindi tenuto bene il campo, a mio avviso proprio no. Che poi diciamo che mentalmente la Fiorentina non si è mai distaccata dalla partita, quello sì, quello lo si può dire, però secondo me il campo va tenuto meglio, altrimenti non metti in condizione il tuo portiere di dover fare gli straordinari, perché De Gea ha fatto gli straordinari. Il Napoli comunque poteva assolutamente concludere il match con un risultato molto più rotondo. Merito di De Gea, forse talvolta potevamo diciamo piazzarla meglio quella palla, soprattutto quella palla di Spinazzola, che è vero era defilata la situazione, però diciamo che lì si poteva valutare un tantino meglio e buttarlo dentro quel pallone, ma abbiamo portato a casa i 3 punti che fanno sicuramente bene al morale. Siamo ritornati alla vittoria e mancano, diciamo, un po' di partite in questo mini campionato, mettiamola così, questo mini campionato dove però i calendari, è vero che dobbiamo giocarle una alla volta e dobbiamo andare con calma di partita in partita, sono assolutamente d'accordo, però uno sguardo ai calendari delle 3, non tutte le partite, ma andiamo a vedere chi è rimasto di, diciamo, di difficoltoso, ecco, in casa Atalanta, in casa Inter. Allora, l'Inter 61 punti, deve ancora incontrare l'Atalanta, la Roma, la Lazio e il Bologna, se ci vogliamo mettere pure il Bologna. Giocare le partite di Coppa Italia, un piede e mezzo ai quarti di Champions, quindi diciamo che non è in discesa proprio la situazione in casa Inter. Il Napoli a 60 punti deve disputare le 10 gare secche e incontrare Milan e Bologna. Poi ovviamente ci sono però le altre partite con molte squadre in lotta per la salvezza. Auguriamoci che quando le incontriamo comunque avranno raggiunto quel gruzzoletto di punti che le fa stare un tantino più tranquille e non venirsi a giocare la partita della vita contro di noi. L'Atalanta
con calma sull'Atalanta, perché ieri ovviamente il risultato che rispecchia ciò che è stato, ciò che abbiamo visto in campo, e non è che l'Atalanta ha vinto 4-0 perché all'improvviso ha buttato 4 palle dentro e si è rubata la partita. Assolutamente no. L'Atalanta poteva stare già 3-0 nel primo tempo e non avrebbe rubato praticamente niente contro una Juve completamente inesistente. Completamente inesistente. E ovviamente quando prendi una partita sotto gamba contro addirittura l'Atalanta di Gasperini, l'Atalanta di quest'anno, ma anche quella dell'anno scorso, che comunque era una squadra molto ma molto sul pezzo e che non stecca assolutamente nessun approccio. Poi le può perdere, le può vincere le partite, però l'Atalanta è sempre sul pezzo a livello fisico. Quando gli sono calate un tantino le gambe e diciamo la forza e un appannamento per quanto riguarda la condizione fisica lo si è visto, però sono di nuovo diciamo in carreggiata e sono ben direzionati sull'obiettivo che sicuramente diciamo l'hanno messo anche loro come traguardo da raggiungere o da poter raggiungere, perché sei lì a livello di punti, quindi è una lotta a tre. Però l'Atalanta a 58 punti ha un calendario non tanto semplice, perché deve affrontare ancora Inter, Milan, Lazio, Roma, Bologna e Fiorentina. Quindi sono 6 partite assolutamente non semplici. Assolutamente non semplici, anche perché se noi dobbiamo incontrare squadre in lotta per la retrocessione o che avranno bisogno di punti quando ovviamente te le troverai di fronte, Milan, Lazio, Roma, Bologna e Fiorentina saranno squadre che agganciate alla zona coppe, quindi avranno anche loro bisogno di punti fondamentali per l'Europa League, per una conference, per stare attaccati al treno Champions. Parlo della Lazio, questa Roma che comunque con l'1-0 ieri di cortomuso comunque continua a far risultato, quindi non è semplice né il nostro né quello dell'Atalanta e né tantomeno il cammino dell'Inter, che ha altre competizioni anche da giocare. Però noi dobbiamo assolutamente fare il nostro di partita in partita. Ci andiamo a guardare queste cose perché è giusto farlo, secondo me, ma dobbiamo mettere punti di partita in partita e portare ovviamente risultati positivi a casa, curandoci ma non troppo del cammino delle altre, anche perché la prossima settimana il Napoli affronta il Venezia, che può essere una partita diciamo tanto insidiosa quanto lo poteva essere la Fiorentina ieri e quanto lo poteva essere anche l'Inter per quanto mi riguarda, perché il Venezia, se si chiude là dietro, comunque sta rompendo le scatole un tantino con questi under, pochi gol poche occasioni, ecco, se si chiudono tutti quanti. Non è una squadra che non sa chiudersi, quindi diventa complicato, anche se il Napoli, per quanto riguarda la fase offensiva e la produzione di pericolosità, è migliorato tantissimo in queste ultime settimane ed è lì che dobbiamo puntare. Palla al centro, si inizia, patti chiari, amicizia lunga, posate i 3 punti e tornatevene a casa come approccio, perché l'avversario comunque, nel caso tu hai un approccio molle, l'avversario, che si possa chiamare Venezia, che si possa chiamare Atalanta, eccetera eccetera, tutti quanti prendono fiducia. Tutti quanti prendono fiducia. La stessa Fiorentina ieri, come ti sei abbassato comunque, hai rischiato di pareggiare una partita nella quale poi potevi fare 4-5 gol ma tranquillamente. Quindi c'è bisogno di stare sul pezzo e approcciare 90 minuti come si deve. Detto questo, sul calcio di rigore di Lukaku, Graziano Cesari si esprime così: Lukaku protesta per un calcio di rigore, il pallone spiove, Lukaku ha il vantaggio della posizione, sembra non esserci nulla, ma da dietro si vede che Comuzzo trattiene Lukaku ed il piede finisce sul calcagno e quindi non può più colpire il pallone. La trattenuta è decisiva, si aggrappa proprio alla maglia. Se gli fai vedere questa immagine che lui non può vedere, questo è il rigore. VAR è un errore.
Qui non si tratta di intensità, ma di dargli un'immagine chiara. Deve dire all'arbitro che ha visto bene frontalmente, ma succede qualcosa dietro. Gol del Napoli, trattenuta di Rachmani ma anche di Ken. È reciproca e si fa proseguire. Non c'è niente, perché ieri c'era anche una situazione in casa Viola. Fategli vedere il fallo di Rachmani su Ken, poi da dove è scaturito anche il gol del Napoli, eccetera. Non c'è niente, l'ha detto anche Cesari. Con questo non è che voglio dire affidiamoci a Cesari e gli altri sono tutti cretini, assolutamente no. Prendo le dichiarazioni di Cesari perché mi trovano d'accordo, regolamento alla mano, tutto qua. Le parole di Rachmani per quanto riguarda la situazione pressione alta e soffriamo quando ci abbassiamo sono queste: dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ovviamente intervenuto ai microfoni di Radio CRC Amir. Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque i loro attaccanti, che sono molto bravi, ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice della vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra. Sono meno importanti, forse è sbagliato dirlo, anche perché i numeri personali di tutti i calciatori fanno il totale, e ovvero la prestazione che poi diventa sufficiente o insufficiente, perché se stecca Rachmani nei numeri, Buongiorno, Di Lorenzo è un centrocampista, hai 4 calciatori che non stanno facendo ad esempio quello che gli è stato chiesto, sono sottotono, ci rimetti pure la partita, quindi secondo me i miei numeri personali non sono importanti, è sbagliata come espressione. I numeri personali forse hanno il loro valore, si poteva dire, ma bisogna guardare al collettivo. Tutto qua. Stiamo lavorando per avere sempre il baricentro alto e fare una pressione alta. Ci stiamo allenando in questo modo da tanto tempo e credo che lo stiamo facendo bene. Quando ti abbassi puoi andare più in difficoltà. Però il Napoli che si abbassava, io è lì che vorrei un attimo fare una considerazione. Tempo fa, quando passammo poi a quella difesa a 3 la prima volta, il Napoli si arroccava dietro e non dava assolutamente l'impressione di subire. Cioè era proprio una cosa che vedevi anche dal vivo, mentre eri seduto sulla sedia guardando la partita, dicevi vabbè, potete arrivare quante volte volete voi sotto alla porta, tanto non la buttate dentro. E invece questa cosa è cambiata un tantino, ma sarà cambiata perché spendi molte più energie nella fase offensiva e nell'andare a punzecchiare l'avversario. Forse prima, quando cambiammo la prima volta, non molto tempo fa, era un Napoli che si dedicava più al contenere che cercare poi di andare a rete. Buttava la palla dentro, poi si ripiegava tutti dietro. Lo ricordiamo perché non è molto tempo fa. Questo è un Napoli diverso, è un Napoli che comunque dopo il gol fatto cerca sempre di andarne a fare un altro. Talvolta ci riesce, altre volte trova un De Gea lungo la strada che non te ne fa passare una buona, al di là del gol dove ha fatto un intervento abbastanza goffo, palla rasoterra centrale, la respinge poi verso il centro, cosa che non si dovrebbe fare per un portiere, ma devi cercare sempre comunque di respingere sui lati per non servire poi l'assist all'attaccante che arriva e ti infila. Però solo quello ha sbagliato De Gea, e poi ha sbagliato solo quello in questa partita, perché i punti che ha la Fiorentina, avendo visto io non tantissime partite, ma tante della Fiorentina tra Coppa e campionato, io ho visto un portiere che sta facendo una grandissima stagione e ha tolto tante castagne dal fuoco in casa Viola e molti punti che hanno in campionato. Non voglio dire che è solo merito del portiere, però è sempre stata una Fiorentina che ha concesso all'avversario e l'avversario si è trovato un grande portiere. Ovviamente non sto qui a dirvi chi è De Gea, lo sapete meglio di me chi è De Gea. E ricordo e concludo un messaggio ad Armando in quel di fine maggio, inizio giugno. Dissi: caro Armando, ma c'è De Gea svincolato, ma tu non lo prenderesti? E Armando: io non lo prenderei, andiamolo a prendere adesso. E infatti
sarebbe stato secondo me un bel colpo in casa Napoli. Con questo non attaccatemi a dire ma tu ti attacchi con Meret, no, ma tu stai sbagliando, eccetera. Io vorrei a Napoli un portiere di caratura, in primis di caratura internazionale. Punto secondo, uno che mi dà sicurezza a me che guardo la partita, che poi può essere diciamo relativamente importante, ma che dà estrema sicurezza al reparto difensivo. E la mia opinione, molto probabilmente, ai compagni di reparto Meret non fa questo effetto. Detto questo, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!